Buongiorno, io sono Giada Tasinato e questo è il nuovo numero della serie di articoli appassionanti firmati Passione Antiqua, il negozio di antiquariato della mia famiglia situato ad Abano Terme. Questo mese parliamo di corindoni, un termine che immagino per molti di voi non sia familiare, ma che in realtà indica alcune delle gemme più importanti della gioielleria. Ma prima di fare altri spoiler vi ricordo che durante il corso del video vi farò vedere tanti bellissimi gioielli. Trovate di tutti il link giù in descrizione. Sempre in descrizione c'è anche il link per entrare a far parte della nostra community di passionari e tutti i link ai nostri altri social. Mi raccomando, seguiteci. Ma quindi, cosa sono i corindoni? Lo so, è un termine che anche io, prima di iniziare il mio percorso per diventare gemmologa, in realtà avevo sentito solo di rado, ma in realtà è il nome di un minerale famosissimo, soprattutto nelle sue due varietà più importanti, il rubino e lo zaffiro. Ebbene sì, due tra le gemme più amate della storia della gioielleria, pur apparendo così diverse tra loro, condividono la stessa formula chimica e fanno quindi parte della stessa famiglia mineralogica, quella dei corindoni appunto. Tuttavia questa consapevolezza si è formata solo nella seconda metà dell'Ottocento, quando conoscenze scientifiche più approfondite e l'introduzione delle analisi chimiche ha fatto sì che la classificazione delle gemme avvenisse in modo più rigoroso e preciso. Fino al XIX secolo, infatti, la classificazione delle pietre preziose si basava principalmente sul colore e sulla lucentezza. Quindi tutte le gemme trasparenti di colore rosso intenso e brillante venivano considerate dei rubini, anche senza avere la prova scientifica che lo fossero. Il caso più clamoroso è quello del Black Princess Ruby. Incastonato nella corona imperiale britannica, era sempre stato considerato uno dei rubini più affascinanti mai trovati. Questo fino a quando non si sono svolte proprio le analisi chimiche su questa gemma, che si è rivelata essere in realtà uno spinello di alta qualità, quindi un materiale completamente differente. A distanza di quasi 2 secoli dalla sua corretta classificazione scientifica, comunque, il corindone è considerato un minerale dalle qualità uniche, che lo rendono davvero inconfondibile nel panorama delle pietre preziose. Per un'analisi scientifica leggermente più approfondita possiamo dire che il corindone è un ossido di alluminio ed è quindi formato da molecole di ossigeno e di alluminio. Sotto particolari temperature e pressioni questi atomi cristallizzano in strutture resistenti e molto compatte, dando vita così a cristalli duri, brillanti e stabili nel tempo. Proprio una delle caratteristiche principali dei corindoni è l'elevata durezza. Infatti nella scala di Mohs, ossia quel sistema utilizzato per misurare la resistenza dei minerali a graffi e scalfiture, il corindone viene classificato come il secondo materiale più duro esistente in natura, secondo solo dopo il diamante. Questa caratteristica fa sì che il corindone sia proprio il minerale, la gemma perfetta da utilizzare in gioielleria. Infatti non solo sono delle belle gemme da vedere, ma sono anche molto resistenti, permettendo così un uso quotidiano senza particolari timori di danneggiamento. Anche dal punto di vista estetico il corindone è davvero sorprendente. Infatti, come ben vediamo, non presenta un solo colore fisso, ma è allocromatico. Questo significa che, nonostante nella sua forma pura e quindi quando sono presenti esclusivamente atomi di ossigeno e alluminio si presenti in colore, può in realtà assumere varie colorazioni se nella sua struttura cristallina si intrufolano elementi chimici estranei. Il cromo, per esempio, produce il rubino, di colore ovviamente rosso, mentre ferro e titanio sono i responsabili delle colorazioni blu tipiche degli zaffiri. Ma in realtà le tonalità sono molte di più, andiamo dal rosa tenue all'arancione, dal viola al verde, dal grigio al giallo intenso e brillante.
Tutte queste colorazioni vengono chiamate con il nome generico di zaffiro, seguito poi dalla specifica del colore. Quindi quello che state vedendo, per esempio, è chiamato zaffiro giallo. Voglio sottolineare un fatto molto importante, e cioè che il colore e le varie sfumature di rosso, di blu per esempio, non sono assolutamente sufficienti per poter stabilire l'origine geografica di un corindone. È vero che a volte determinate caratteristiche microscopiche combinate a tonalità particolari possono dare indicazioni generali, ad esempio i toni di blu più scuro sono solitamente associati agli zaffiri australiani, tuttavia non esiste una regola precisa ed assoluta. L'origine di un corindone, in realtà di una gemma in generale, ma stiamo parlando di corindoni, può essere dichiarata solamente dopo aver effettuato delle analisi gemmologiche avanzate, a volte anche invasive, che vanno a confrontare la composizione chimica della propria gemma con gli elementi noti presenti nei vari giacimenti conosciuti. Tra tutte queste varietà di corindoni che abbiamo menzionato, la più preziosa rimane comunque il rubino. Il suo colore rosso, simbolo di vitalità, passione e regalità, ha da sempre conquistato tutti gli amanti della gioielleria. Come abbiamo detto, il colore è dovuto dalla presenza di cromo e la tonalità, la purezza e la saturazione invece sono regolati, dalla quantità e dalla disposizione di queste particelle all'interno della struttura cristallina dell'ossido di alluminio. I rubini con il colore preferito dal mercato vengono identificati con termini molto evocativi, come ad esempio il famoso sangue di piccione. Questi sarebbero i rubini che presentano una tonalità di rosso intenso, leggermente bluastro, che sono molto rari e altrettanto complicati da identificare sicuramente. Il giacimento storico più famoso dei rubini è sicuramente quello di Mogok in Myanmar, l'ex Birmania, che è attivo fin dal VI secolo d.C. Tuttavia rubini si trovano anche in Sri Lanka, Thailandia, Vietnam, Afghanistan e Pakistan, e in Africa invece si trovano soprattutto in Mozambico e Tanzania. A livello microscopico i rubini spesso e volentieri, per non dire sempre, presentano delle inclusioni al loro interno che, se non vanno a disturbare troppo il colore e la trasparenza di una gemma, possono anche donarle invece effetti ottici gradevoli. Dal punto di vista proprio gemmologico, queste inclusioni, queste caratteristiche interne sono fondamentali, devono trovarsi nei rubini, perché così ci fanno distinguere facilmente i rubini naturali da quelli invece sintetici prodotti in laboratorio, che o non presentano alcuna inclusione o comunque quello che si trova al loro interno è molto diverso da quello che vediamo in un rubino naturale. Il fascino del rubino ha davvero attraversato culture e secoli. In India era considerato il re delle gemme ed era offerto in dono agli dei. Nell'impero ottomano invece i rubini decorano pugnali e turbanti, mentre in Europa era considerato come un simbolo di autorità e passione. Durante l'epoca vittoriana invece il rubino comincia ad essere associato ad amore e fedeltà, ed è per questo che si trova molto spesso negli anelli di fidanzamento associato ai diamanti. Durante il XX secolo il rubino continua ad essere protagonista dei gioielli delle grandi maison e anche oggi è una delle prime scelte quando si tratta di creazioni di alta gioielleria. Passiamo ora allo zaffiro, anche questa è una delle gemme più amate in gioielleria. Il suo colore, come abbiamo detto, è dovuto alla presenza di tracce di ferro e di titanio, e le tonalità preferite vanno dal blu intenso fino al blu lavanda, con una saturazione di colore pieno ma non troppo profondo, in modo da conferire quella lucentezza che contraddistingue gli zaffiri più belli. Lo zaffiro, come il rubino, si crea in contesti geologici molto particolari e si trova soprattutto in miniere di rocce metamorfiche o nei sedimenti alluvionali.
Gli zaffiri sono presenti in vari paesi del mondo. Il giacimento storico più famoso, ma purtroppo esaurito, è quello della regione del Kashmir, ma ci sono siti importanti anche in Sri Lanka, Thailandia, Myanmar e stavolta anche in Australia e Madagascar. Lo zaffiro blu è molto apprezzato anche per la sua simbologia. Nell'antichità i nobili e i sovrani lo indossavano come simbolo di potere, saggezza e devozione. Nella Grecia antica si pensava che potesse proteggere dall'invidia e dalla malvagità, mentre nel Medioevo comincia ad essere associato a fede e spiritualità, tanto che i sacerdoti cristiani cominciano ad indossare anelli con questa gemma durante le cerimonie religiose. Anche la tradizione delle grandi case reali europee è molto legata allo zaffiro. Basti pensare all'anello di fidanzamento di Lady Diana, ora indossato dalla principessa Kate. Insomma, il colore e la lucentezza dello zaffiro hanno da sempre sedotto gli amanti della gioielleria e questa continua ad essere una delle gemme più utilizzate nel nostro settore. Rubini e zaffiri, così come le altre varietà di corindoni, sono dei minerali complessi che richiedono specifiche competenze scientifiche per essere riconosciuti, valutati e poi anche impiegati. Allo stesso tempo però permettono un ampio spettro di utilizzi in gioielleria grazie alla loro resistenza, alla loro brillantezza e alla loro ampia gamma cromatica. Saper utilizzare correttamente un corindone significa valorizzare non solo le sue caratteristiche fisiche e ottiche, ma anche il significato che può assumere se incastonato nel giusto gioiello. Siamo giunti alla fine di questo approfondimento. Io vi ringrazio per avermi ascoltata e spero di avervi tenuto compagnia. Vi ricordo che per i mesi di luglio e di agosto non ci saranno articoli appassionanti, ma ci rivediamo a settembre. Nel frattempo seguiteci su Instagram e Facebook. Ciao passionari!